Diciamoci la verità, per la maggior parte di noi italiani il caffè al mattino è solo visto come una sveglia, anche se c'è da dire che ci reputiamo dei super esperti soprattutto quando si parla di moka. Certo, tutti la sappiamo fare, ovviamente ognuno a modo proprio. C'è ad esempio chi mette l'acqua del lavandino nella caldaia, invece di usare una buona acqua di bottiglia che magari ha un giusto residuo fisso. Ma figuriamoci se uno compra un'acqua apposta per farsi un caffè più buono. Però c'è da dire che su dove riempire la moka siamo tutti d'accordo, e cioè appena sotto la valvolina o al massimo a metà della valvolina, proprio qui. E adesso una parte super importante, cioè il caffè nel filtro, e qui si apre un mondo perché ognuno ha la sua, dal nord al sud Italia. C'è chi ama per esempio un caffè corposo e pensa che mettendo una sovradose qui dentro, senza sapere che tutto quel caffè andrà ad ostruire il passaggio dell'acqua. Questo comporterà un tempo di contatto tra acqua e caffè molto più lungo e quindi una sovraestrazione di sostanze amare, ma non quell'amaro tipo il cioccolato, quell'amaro più tendente al bruciato o alla cenere. Stessa cosa per chi pressa il caffè nella moka. Se ti va di cambiare una guarnizione ogni 5-6 moche che farai e avere un caffè amarissimo, ti do un altro consiglio. Quando sei al supermercato, innanzitutto dimenticati il 100% arabica, ma compra il caffè meno costoso che trovi al supermercato. Oppure quelli che con la forchetta o lo stuzzicadente vanno a fare dei buchini sulla dose. Che carini! Ma è abbastanza inutile anche quello, no? Metti meno caffè, risparmi pure. Ora lo so cosa stai pensando, ma chi è questo che mi dice come devo fare il caffè con la moka? Umiltà, bambino. Ma diamo un po' di fiducia al grande Bialetti che ci ha messo tanto studio per farci le dose giuste mettendo il caffè al livello del filtro. Oh, poi se vuoi avere un po' di caffè più forte, nessuno ti vieta di aggiungere un paio di grammi. Basta dare 2 colpetti sul filtro, così e il gioco è fatto, crei un po' di spazio in più e vedi che li metti un altro paio di grammi. Vuoi essere un nerd e hai un macinino, stringi poco poco la macinatura. Ecco, questo un po' mi delude, perché se devo dire la mia, da noi italiani che ci vantiamo di essere così dei fenomeni del caffè, eppure nessuno di noi possiede un macinino a casa per macinare il caffè. È come dire, io sono il re della carbonara, però mi compro il pepe già macinato dal supermercato, oppure ci metto la panna. Sta cosa non si può proprio sentire. Ed ora alla fine, cioè come deve uscire il caffè dalla moka. E anche qui credo che siamo tutti d'accordo, perché il caffè deve uscire sempre lento e costante. Quindi fiamma bassa di sicuro, e per chi proprio vuole essere esagerato, quando vede che il calore sta spingendo troppo velocemente il liquido, magari l'allontana un pochettino dal fuoco per qualche secondo. Ed ora è il momento clou, e cioè quando dobbiamo spegnere la moka. Ora lo so cosa stai pensando, perché la nonna ci ha sempre insegnato che la moka deve borbottare. Ma la verità invece è che quella fase si chiama fase vulcanica ed è la fase in cui la moka è all'apice del suo calore. Ora il problema è che tutti i caffè, soprattutto i caffè robusta, soffrono la temperatura, e cioè ad altissima temperatura rilasciano tutte le sostanze in maniera molto più veloce, soprattutto le sostanze più pesanti, quindi quelle che donano alla nostra tazza quell'amaro di bruciato o di cenere. Ed è questa purtroppo la verità. Quindi se sentite il borbottio, di corsa sotto il lavandino per raffreddarla velocemente e fermare l'estrazione. Se invece riesci a fermarla un pelino prima dell'inizio di quella fase, tanto meglio. E adesso so già che hai capito cosa sto facendo, e quindi andiamo a girare la moka prima di versarla. Ma perché lo facciamo, lo sai? E non dirmi perché il primo caffè è acqua acqua. Sei italiano, dovresti sapere la realtà delle cose. E infatti